Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi andremo a lavorare del legno che per via degli agenti atmosferici si è deteriorato, quindi è completamente danneggiato, spaccato, screpolato e spellato. Per fare questo andremo a usare due prodotti. Il primo è un impregnante, proprio come questo. Il secondo, quindi la finitura, verrà fatta con del flatting. Venite fuori dal lab perché vi farò vedere su che tipo di legno andremo a lavorare e come funzionano questi due prodotti che andremo ad applicare sul legno. Allora ragazzi, questa è la porta su cui andremo a lavorare. Come vedete è veramente messa male, opacizzata, scolorita, spellata, in alcuni punti anche spaccata, infatti sarà necessario stuccarla. Prima di tutto dobbiamo andare a smontarla. Per fare questo utilizzeremo questo tool che vi invito veramente a comprare. Questo trovate il link qui sotto in descrizione di Amazon. Costa una fesseria ma vi aiuta tantissimo, è una semplice leva di metallo molto robusta e molto ben fatta che vi permette di sfilare qualsiasi porta in pochi secondi. Una volta che l'abbiamo smontata, la prima cosa da fare è quella di andare a togliere le maniglie e le serrature. Quindi andiamo a svitare semplicemente questi viti qui. La maniglia, come vedete, non viene via perché c'è una piccola brugola che la fissa. Ecco qui, andate ad allentare anche questa brugola. Svitatela se necessario del tutto. E rimuovete la serratura, maniglia e serratura. È molto importante fare questa operazione perché, come vi ho detto prima, dobbiamo andare a rimettere a posto l'intera porta. Quindi la prima operazione che andremo a fare quando andremo a lavorare su del legno che è già verniciato, già trattato, insomma che ha solo bisogno di una ristrutturazione, sarà quello di andare a rimuovere completamente quello che è lo strato di vernice che c'è sopra. Molti consigliano di togliere semplicemente la parte lucida. In questo caso io ho deciso di togliere proprio l'intera vernice e riportarlo al grezzo. Come vedete qui uso una levigatrice mouse della Black & Decker. È molto comoda, molto piccola, molto versatile. Questo è un lavoro un po' pesante fatto in questo modo. C'è la possibilità di usare anche dei prodotti chimici come ad esempio degli sverniciatori o ad esempio una pistola d'aria calda per andare a squagliare la vernice. A me non piacciono tanto come sistemi, non mi piace quello di usare la pistola a caldo perché spesso la vernice poi diventa gommosa in superficie, quindi poi bisogna fare un altro bel lavoro per andare a rimuoverlo, quindi preferisco usare la levigatrice mouse, anche per non andare a utilizzare nemmeno solventi o liquidi tipo lo sverniciatore sul legno. Quindi volevo che ritornasse al grezzo senza usare niente che non fosse una semplice levigata, quindi togliere proprio lo strato superficiale. Ci vorrà un po' di tempo, un po' di fatica, vi tremeranno le mani, però alla fine il risultato sarà veramente soddisfacente. Come vedete, quando andate a usare queste levigatrici poi si andranno ad impastare la polvere di legno con questi fogli di carta vetrata. Il bello di queste levigatrici è che c'è la possibilità di sostituire, togliendo, vedete, si toglie il fondo e si attacca un nuovo foglio di carta vetrata. Sono col velcro solo da un lato, quindi c'è la possibilità di attaccare e staccare facilmente. Io uso questi alla Stanley, mi trovo molto bene. Vi accorgete che va cambiato quando, anche mettendoci tutta la forza che avete, non andrà più ad abradere la vernice come faceva all'inizio. Adesso vedete un attimo, passare così si fa veramente in fretta. Bisognerà premete ma non troppo da spaccare il legno ovviamente. Soffiate e togliete la polvere continuamente, altrimenti quella andrà a impastarsi sul vostro mouse e non andrà ad avere la forza abrasiva che aveva all'inizio. Ecco, io mi aiuto anche con un pennello ad esempio per andare a spolverare, a togliere quello che è il grosso. Come vedete il particolare delle porte è che hanno anche dei punti in cui ci sono degli incavi e quindi non è facile andare ad arrivare, però tra poco vi faccio vedere come questa levigatrice mouse è versatile anche da questo punto di vista, permettendoci di arrivare anche dei punti più profondi, diciamo. Mi raccomando, prendete tutto il tempo che vi serve per togliere la vernice. È un'operazione che va fatta con molta attenzione e va fatta molto bene, perché poi se andate a verniciare su delle parti già verniciate il risultato non sarà ottimale. Ecco qui, come vi dicevo, queste levigatrici sono molto versatili. Vedete la punta, se avete notato prima quando ho cambiato il foglio di carta vetrata, c'è un triangolo. Quel triangolo può essere rimosso e può essere messo una piccola prolunga.
su cui poi si attacca uno di quei triangolini che abbiamo visto prima. Questa punta ovviamente è più sporgente rispetto al resto della levigatrice e vi permette tranquillamente di andare a levigare all'interno di questi incavi, vedete? Non dico che è facile, non dico che è veloce, ma si può fare, si può tranquillamente lavorare con questa levigatrice. Ecco, alla fine io ho raddrizzato la porta e l'ho battuta per togliere tutta la polvere che c'è in eccesso. Ovviamente non potrete mai andare a verniciare con la porta impolverata. E poi un po' di acqua in modo da andare a togliere quello che è il grosso, insomma, andare a togliere anche gli ultimi granelli di polvere. A questo punto, come vi dicevo, è stato necessario stuccare alcune parti. Come vedete, il sole, il vento e la pioggia hanno mangiato completamente questa porta che non era stata trattata per essere messa in esterno. Quindi in questi punti è necessario usare un po' di stucco. Con una spatola, un po' di stucco si va a coprire tutte quelle parti che sono danneggiate o rovinate. L'importante ovviamente è con la spatola che andate a togliere gli extra. Però se ci sono delle creste non preoccupatevi perché tanto alla fine bisognerà andare a carteggiare. Leggermente, ma bisognerà carteggiare. Ecco, anche qui andiamo a mettere questo stucco in pasta all'interno di queste piccole spaccature che si sono fatte. Questa è una porta da interni che però è stata messa all'esterno. Quindi dopo tanti anni di onorato servizio ho deciso di abbandonarci sotto il sole, la pioggia, la grandine, insomma è veramente danneggiata, quindi ha fatto anche più di quello che poteva fare. Non preoccupatevi se all'inizio il lavoro sembra sporco, dopo avrete modo di pulire e togliere tutti gli extra, tutti gli eccessi di stucco che si vanno a creare negli angolini, quindi andate tranquilli, non è un problema, se poi lo stucco può essere rimosso tranquillamente, quindi col dito vado a togliere gli eccessi e aspettiamo l'asciugatura. Sui tubetti di stucco c'è scritto quanto bisogna aspettare prima di andare a carteggiare. Come vedete adesso con un foglio con una grana veramente sottile andiamo a carteggiare, andiamo a togliere tutti quegli extra che ci sono di stucco che sono andati a creare sopra le parti stuccate. Una volta che avrete passato per bene la carta vetrata, che avrete carteggiato, la parte rimarrà liscia come il resto del legno. Adesso le ultime spolverate, le ultime pulite, e poi possiamo andare finalmente a verniciare il nostro legno. Per questo lavoro ho deciso di fare una verniciatura in due fasi. La prima passando l'impregnante. L'impregnante infatti andrà ad avere due funzioni. La prima è quella di trattare, eccolo qui l'impregnante. La prima fase è quella di andare a trattare il legno, quindi andrà, come dice il termine stesso, ad impregnare il legno, quindi entrerà all'interno del tessuto e andrà a proteggerlo dall'umidità e dall'acqua. Mi raccomando, agitate bene il composto prima di andare a stenderlo. Come vi ho già detto in altri video, se li avete visti, come ad esempio quello del divano pellet, quando andrete a stendere per la prima volta l'impregnante, il colore sarà completamente diverso da quello finale, quindi non preoccupatevi. Adesso vedete sta diventando viola. Non preoccupatevi, non sono impazzito, non ho deciso di fare una porta viola. È il colore che ha l'impregnante all'inizio, poi man mano che si asciuga prenderà il colore finale. Ecco, un'altra delle caratteristiche dell'impregnante è quello di, se prendete appunto l'impregnante colorato, di andare a colorare il vostro legno del colore che preferite, senza però andare a modificare la struttura, quindi le venature, tutti i disegni del legno non andranno a cancellarsi, sarà come uno strato trasparente e colorato. Ecco qui intanto il controllo qualità del mio cagnetto passava tutto il tempo sotto il tavolo, sotto la porta per verificare che il lavoro fosse fatto per bene. Mi raccomando, molto importante, stendete un velo di impregnante sulla porta, andate a colorarlo per bene in tutte le parti, senza esagerare. Se vedete delle gocce, tirate l'impregnante fino a che le gocce non spariscono, finché rimane soltanto un velo sottile sopra la porta.
Questo perché le gocce, le parti gli extra vanno a creare una sorta di patina gommosa sulla porta, che non è assolutamente quello che vogliamo. Invece se voi andate a stendere semplicemente un velo, il risultato sarà ottimale. Non preoccupatevi se non è perfettamente colorata, perché tanto dovrete dare almeno 2 mani. Quindi vedete, alcuni punti sembra un po' più chiaro, non preoccupatevi, questa è soltanto la prima parte, dovrete semplicemente colorarla, sporcarla la porta, non c'è bisogno di andare a fare una verniciatura che sin dalla prima mano possa essere una verniciatura definitiva, si fa sempre in più mani, sia perché la prima va ad impregnare il legno e le altre vanno a rafforzare quello che è il lavoro fatto dalla prima mano, sia perché ovviamente se date tutto con la prima mano non asciugherà mai e rimarrà sempre gommosa e appiccicosa, insomma una porcheria. Ecco qui, adesso aspettate un po' di tempo, aspettate un'ora circa. Dopo un'ora che la vernice è asciutta e che l'impregnante è asciutto, dovrete andare a carteggiare con una grana molto molto sottile. Questo perché la vernice, una volta che viene trattata con alcuni prodotti o con l'acqua, tira fuori il pelo, il legno, non la vernice. E quindi al tatto rimarrà ruvido, quindi non proprio piacevole, non quello che vogliamo. Quindi con una carta, con una grana molto sottile andiamo a carteggiare la parte verniciata. Chiaro, non dovete sverniciare, dovete semplicemente togliere quella peluria del legno che si va a creare quando il legno viene trattato con l'impregnante. Andate a trattarla tutta quanta. Poi magari con una grana un po' più grossa, un po' più sottile ancora. Andiamo ad affinare ancora. Deve ritornare ad essere liscia la porta. Poi spolveriamo, togliamo tutto quell'extra che può essere rimasto dalla prima carteggiatura. E dopo 2 ore dalla prima mano possiamo andare a dare la seconda mano. Anche in questo caso un velo leggero. E anche in questo caso la prima passata sarà violacea o comunque di un colore diverso da quello definitivo. E anche in questo caso mi raccomando, stendete bene l'impregnante senza evitare che si creino, cioè senza permettergli di creare delle gocce oppure dei rigagnoli di impregnante. Anche negli angoli mi raccomando, stendete bene, cercate sempre di seguire il disegno del legno. E adesso terza mano. Andiamo a dare il flatting. Il flatting è una finitura per legno, in questo caso ho preso del flatting marino, perché purtroppo la porta è soggetta, qui in Sardegna dove sono io, è soggetta sempre all'attacco della salsedine, anche se siamo lontani dal mare, comunque la salsedine ci tormenta sempre, quindi comunque un flatting marino è adatto un po' a tutto quanto, un po' a tutti i tipi esistono diversi tipi di flatting, ho visto flatting per esterni, ma quelli erano specifici anche per zone in cui ci sono grandi variazioni di termiche. Qui da noi però male il clima è sempre mite, quindi comunque un flatting marino va bene. Quindi dopo 2 ore una volta che abbiamo finito, dopo 24 ore dall'asciugatura dell'impregnante, possiamo andare a rifinire con il flatting. Ecco qui. Vedete, questo flatting è trasparente, non ho preso un flatting colorato anche perché il colore gliel'ho già dato con l'impregnante, quindi non volevo fare tono su tono. Un flatting trasparente, anche in questo caso come per l'impregnante andiamo a stenderlo bene. Mi raccomando, importante che diate prima l'impregnante e poi il flatting, perché il flatting andrà a creare poi uno smalto protettivo sopra, una pellicola. Ovviamente se date prima questo e poi l'impregnante appoggiando su una membrana non andrà a impregnare un bel niente, quindi prima l'impregnante, prima mano, dopo 2 ore la seconda mano e dopo 24 ore date il flatting e andate a rifinire tutto quanto. Anche con il flatting 2 mani e anche in questo caso a distanza di 2 ore l'una dall'altra. Almeno 2 mani, potete dare tutte le mani che volete ovviamente. L'importante è che siano sempre asciutte. Non esagerate, altrimenti vi troverete una patina gommosa, una pellicola gommosa che fa veramente schifo. Una differenza molto importante tra il flatting e l'impregnante a livello di manutenzione sta nel fatto che mentre l'impregnante, quando dovrete dare poi delle mani successive per rinfrescarlo dopo 1 anno o 2 anni, quando sarà sufficiente dare una piccola carteggiata e poi potrete subito andare a dare l'impregnante. Mentre per quanto riguarda il flatting, creando una pellicola protettiva sopra, sarà necessario spellarlo completamente, quindi andare a fare il lavoro che abbiamo fatto all'inizio, quindi andare a grattarlo completamente, o usando una pistola d'aria calda o uno sverniciatore andare a togliere completamente tutto quanto e rifare il lavoro da zero. Il flatting però è necessario in questo caso perché andando a creare quella pellicola sopra andrà a proteggere completamente la nostra porta o comunque il nostro legno.
e questo è molto importante, è una fase che andava fatta per forza in questo caso. Poi tanto creando una struttura protettiva così doppia tra impregnante e flatting, mi auguro che insomma il lavoro vada a durare per un bel po' di tempo. Come vedete la porta sta già laccando. E adesso, appena finiremo con le ultime pennellate, andremo a rimontare la porta. Quando sarà completamente asciutta rimettiamo la serratura. Come sempre io mi auguro che il mio video vi sia piaciuto e che il lavoro che ho fatto possa essere utile per le vostre necessità. Ecco qui, fissata la serratura, andiamo a rimettere anche la maniglia, rimontiamo tutto quanto e riappendiamo la porta. E adesso tra qualche secondo vi farò vedere il lavoro finito. Ovviamente prima di vedere il lavoro finito vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per stare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni e mettere un mi piace qui sotto. E se vi fa piacere commentate, datemi un parere sul lavoro visto e su quali modifiche avrei potuto fare. Ecco com'era prima la porta. Ed ecco come si presenta dopo il trattamento. Bella lucida, trattata, pulita, non più spellata, non più danneggiata e non più abrasa. Ecco qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, per averlo visto fino alla fine e vi auguro un buon proseguimento nel canale.